Per prima cosa mettiamo l'acqua nella planetaria, 30 grammi di acqua a temperatura ambiente va bene, e sbricioliamo il lievito di birra compresso, sono 10 grammi di lievito. Lo sbricioliamo, questa operazione potete farla anche in una ciotola amalgamando con una forchetta. Aggiungiamo i 40 grammi di farina, Manitoba o una 00 molto forte con un W di 380. Aggiungiamo anche 10 grammi di zucchero presi dal totale, poi in descrizione trovate tutti gli ingredienti e la ricetta con i passaggi. Amalgamiamo per 2 minuti fino a formare una sorta di pastella. Ecco, vedete che si è formata, magari adesso aiutatevi con una spatola per raccogliere la farina che è rimasta attaccata ai bordi. Io lo faccio direttamente in planetaria perché così almeno non sporco un'altra ciotola e poi impasto direttamente lì, ma se volete potete farlo benissimo in una ciotola a parte e poi unire l'impasto al resto degli ingredienti. Adesso dobbiamo coprire con una pellicola e lasciare lievitare una trentina di minuti a temperatura ambiente. Io consiglio sempre di mettere i lievitati d'inverno nel forno spento con la luce accesa, in modo che si crea un pochino di calore e si faciliti la lievitazione. Dopo 30 minuti vedete che il nostro lievitino ha lievitato appunto e possiamo procedere con il resto degli ingredienti. Quando la quantità è poca consiglio sempre di usare la foglia perché il gancio non riesce a raccogliere bene tutto l'impasto e quindi magari potete fare fatica ad impastare. Quindi con la foglia quando si tratta di dosi piccole io mi trovo meglio per impasti di questo genere. Aggiungiamo i restanti 40 grammi di zucchero all'impasto e manteniamo sempre una velocità bassa. A questo proposito vi consiglio eventualmente di allungare un pochino i tempi dell'impasto, che possono arrivare anche a 30 minuti, non è un problema, ma di mantenere sempre una velocità bassa, in modo che l'impasto non si riscaldi. Qui abbiamo le uova, 300 grammi di uova, anche queste fredde prese dal frigorifero. È importante che tutti gli ingredienti siano molto freddi perché appunto essendo una lavorazione lunga l'impasto tenderà a riscaldarsi, cosa che non vogliamo perché dobbiamo arrivare più o meno ad avere un impasto a 22-24 gradi massimo e quindi per fare in modo che non si riscaldi dobbiamo partire da ingredienti molto freddi. Le uova le aggiungiamo poco alla volta perché se le dovessimo aggiungere tutte insieme si creerebbero tantissimi grumi che poi sarebbe difficile da sciogliere. Quindi lavorate sempre a bassa velocità. Qui il video lo vedete un po' accelerato perché altrimenti avrei fatto un video di un'ora, cosa che non è il caso. E aspettate sempre che vengano assorbite le precedenti per aggiungerne di nuove. Poi arriva il momento di aggiungere il sale e il burro che deve essere molto morbido ma non sciolto, deve essere morbido, magari tiratelo fuori un paio d'ore prima dal frigorifero. Qui il video ovviamente è anche qui a velocità avanzata. Lo aggiungiamo in 3-4 volte sempre aspettando che venga assorbito il precedente per aggiungerne di nuovo, altrimenti la massa grassa si può separare dal resto dell'impasto e l'impasto alla fine risulta slegato.
Ecco, qui si vede un po', diciamo, la maglia glutinica che si sta formando, perché la foglia quando gira tira l'impasto a sé. Ovviamente non aspettatevi una maglia glutinica come quando fate il pan brioche o altri impasti del genere, perché comunque è un impasto molto, molto liquido. Allora, dopo 20 minuti più o meno di impastamento, ecco, abbiamo il nostro impasto, lo copriamo con la pellicola e lo facciamo lievitare un'ora nel forno spento con la luce accesa. Poi, per comodità, dato che l'impasto è molto liquido, io lo metto dentro una sacca a poche e mi aiuto con quella per riempire gli stampini. Altrimenti potete usare anche due cucchiai, vanno benissimo. Prendiamo i nostri stampini e li imburriamo con del burro fuso, facendo bene attenzione a imburrarli bene, soprattutto il fondo, così sarà facilissimo staccarli una volta cotti. Adesso con la nostra bellissima sac à poche riempiamo tutti gli stampini. Vedete, questo è un metodo bellissimo perché evitiamo di sporcare il piano di lavoro, possiamo usarli con facilità e non ci sporchiamo le mani. Allora, riempiamo gli stampini fino a rimanere un po' sotto la metà dello stampo, perché adesso dovremo rimetterli a lievitare finché non raggiungeranno il bordo. Ecco, qui vedete che mi sono tenuta un po' più bassa della metà. Qui invece abbiamo i nostri babà pronti per essere infornati. Io li ho fatti lievitare sempre nel forno spento con la luce accesa per circa un paio d'ore, poi dipende sempre dalla temperatura che avete a casa. Inforniamo a 160 gradi, forno ventilato per circa 16-18 minuti. Vedete come è perfettamente cotto, è venuto via dallo stampo con facilità. Adesso dobbiamo immergere i nostri babà nella bagna che io ho preparato qualche ora prima con 500 ml di acqua, 175 di zucchero, 40 di miele, una stecca di cannella, scorza d'arancia intera, una scorza di limone e 200 ml di rum che va aggiunto a freddo. Dobbiamo immergerli bene per circa 2 minuti in modo che si impregnino fino al centro, e poi li scoliamo leggermente, li mettiamo a testa in giù in un piatto e li mettiamo a riposare in frigorifero per qualche ora. Spennelliamo il babà con della gelatina o con della marmellata di albicocche. Li spennelliamo bene, questo serve per dare la lucentezza tipica del babà. Ed eccoli qua, guardate quanto sono belli, cottura perfetta. C'è chi li preferisce più scuri, ma secondo me questo è il giusto punto di colorazione. Adesso li potete farcire o con una crema pasticcera o con una crema chantilly, oppure mangiarli così, che sono buonissimi comunque. Qui vi faccio vedere il dettaglio dell'interno, che è bellissimo, è spugnoso. L'interno del babà deve essere proprio una spugna in grado di raccogliere tutta la bagna, tutto il liquore. Qui adesso ne taglio uno, ve lo faccio vedere aperto anche con questa luce, e purtroppo quando faccio i video non ho mai la luce giusta per far vedere bene quello che sto facendo. Comunque spero di essere riuscita a farvi vedere bene i passaggi. E questo è il nostro babà.